Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da essere sempre prima a vedere e commentare i prossimi video. Come sapete questa è la ricetta vincitrice del sondaggio secondo che abbiamo fatto questo del dolce, la torta Sacher. Restate fino alla fine del video per sapere cosa preparo nel prossimo video e adesso iniziamo, facciamo la torta Sacher. La torta Sacher originale si trova soltanto, e la ricetta è segreta, e soltanto si trova a Vienna nell'hotel pasticceria Sacher. Questa è quella che si avvicina di più e man mano vi dirò alcuni trucchi che usa lo chef che la prepara, il pasticcere che la prepara, perché li ho sentiti durante una sua intervista e alcuni segreti e io ve li dirò a voi. Allora, nella vera torta Sacher non ci sta né mandorle né nocciole né alcol né latte, come ho visto in tante altre ricette non ci vanno. Non ci andrebbe nemmeno la marmellata di albicocche, perché ci va quella dei Marillin, che sono delle piccole albicocche che crescono in Austria, però non avendola una si accontenta, ci accontentiamo di quella che troviamo al supermercato, la marmellata d'albicocche. Per questa torta ci vogliono 250 g di cioccolato amaro che ho già fatto sciogliere e raffreddare, 200 g di burro, 200 g di zucchero, 8 tuorli e 8 albumi che già ho diviso, 230 g di farina. Non ci va nemmeno il lievito in questa torta. Iniziamo con il riscaldare il forno a 180 gradi. Questi li portiamo a montare. Montiamo il burro. Aggiungiamo lo zucchero e montiamo per 5 minuti. Quindi aggiungiamo prima il cioccolato fondente e montiamo, poi aggiungiamo i tuorli uno alla volta e dobbiamo fare in modo che prima si amalgami uno e dopo possiamo aggiungere l'altro. Aggiungiamo poco alla volta gli albumi, delicatamente mescolando dal basso verso l'alto per non smontarli. A questo punto cominciamo a setacciare la farina, sempre poca per volta e dal basso verso l'alto. Adesso prendiamo una teglia 24 cm e la foderiamo il fondo con la carta forno e imburriamo e infariniamo. Versiamo il composto al cioccolato. E lo livelliamo bene. Adesso mettiamo in forno a 180 gradi per 1 ora e 20 nella parte bassa del forno e a forno statico. 15 minuti prima della fine della cottura mettiamo un cucchiaio di legno per far spessore, per lasciare aperto appena poco lo sportello del forno. Ci vediamo dopo. Rieccoci, l'abbiamo tirata fuori. Come prima vi ho detto, 15 minuti prima di finire la cottura mettete un cucchiaio di legno tra lo sportello e il forno per farla finire di cuocere. La tiriamo fuori dal forno e la lasciamo così dentro la teglia fino a che non si raffredda del tutto. Ci vediamo dopo. E adesso facciamo la nostra torta Sacher. L'abbiamo fatta raffreddare, eccola qua. Stacchiamo il cerchio. Ok, prendiamo questa e la rigiriamo. Togliamo la parte superiore, dividiamo la torta a metà, prendiamo 4 cucchiai di marmellata. Allora, noi metteremo quella di albicocche, però ci andrebbe quella di Marillin o Marillin, che
che è una piccola albicocca che cresce in Austria. Ricomponiamo la torta. Lo chef pasticcere ha detto che praticamente l'albicocca va sia dentro che fuori la torta e noi lo facciamo. Per la glassa occorrono un quarto di acqua, 150 g di zucchero, 200 g di cioccolato amaro. Mettiamo il cioccolato amaro nell'acqua, aggiungiamo lo zucchero, portiamo a ebollizione e facciamo cuocere per 10 minuti mescolando spesso. A dopo, eccoci qua, dopo 10 minuti di cottura. Adesso prendiamo uno sbattitore, mettiamo una frusta perché è piccolino e continuiamo a sbattere finché si rassoda un po' e si raffreddi. Spalmiamo la nostra glassa. Tagliamo la torta Sacher e poi ce la mangiamo come gli veri, sembra perfetta. Ehi, ma che hai fatto? È perfetto. Ma che è? Com'è? Com'è possibile questa? Mi piace che cosa magica cosa. Poi, vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti, mandatemi le foto se le fate, sarò felice di pubblicarle nel prossimo video. Un bel pollicione in su. Silvia sta assaggiando la torta, non so se si sente, va? Condividete la ricetta con nelle vostre pagine. Volete sapere cosa farò nel prossimo video? Faremo la babka. È una... Preparate la babka. Preparate la teglia per il plum cake. Se non l'avete, io vi metto il link di quella che ho comprato adesso, da poco mi è arrivata l'altro giorno. E faremo la babka, che è una pasta brioche con tanto cioccolato fondente, molto buona. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, continuate a seguirmi, vi aspetto intanto, un abbraccio, alla prossima, ciao ciao!